Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto. Vi ricordo prima di iniziare che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana e poi ci addentriamo a conoscere i segni zodiacali e poi l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la cicogna, che è portatrice di novità, cambiamenti e anche possibili notizie interessanti. Ovviamente questi cambiamenti possono riguardare soprattutto spostamenti, magari un trasferimento, partenza, ritorni e delle notizie. Poi è tanto legato a un nuovo incontro, anche a possibili situazioni che sono già in corso, in via di sviluppo, quindi possono sbloccarsi se si sono fermate precedentemente, oppure possono arrivare quelle nuove informazioni che sono utili per farle avanzare. L'umore potrebbe essere abbastanza instabile, sia in positivo che in negativo, dice la presenza della dama, a maggior ragione se siete donne oppure se avete a che fare con una figura femminile importante, allora ci sono delle dinamiche legate alle emozioni da gestire. Può riferirsi anche a una persona in senso generico che magari in qualche modo può essere utile, può sostenervi e aiutarvi proprio in varie circostanze. Abbiamo questa bellissima carta del cuore. Il cuore è legato sì all'amore, dipende anche dalle varie circostanze. In questo lato ha un po' più a che fare con la passione, con la cura e la dedizione, forse verso se stessi, a una persona in particolare, a qualcosa che amiamo, può essere il lavoro, qualcosa che ci coinvolge particolarmente, quindi magari ci stiamo prendendo cura di queste altre circostanze. I segni zodiacali, quelli che principalmente avete a che fare, sono quelli di acqua. E quindi abbiamo Cancro, Scorpione, Pesci, abbiamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Partiamo proprio dall'ambito amore, coppia single, però ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie, alla famiglia, quindi consiglio di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. Anche qui troviamo fasi altalenanti a livello emozionale, interiore, perché si tratta comunque di un buon punto di partenza dove il rapporto è positivo, è costruttivo, ci sono dei progetti, ci sono delle cose in fase di evoluzione e di crescita. Diciamo che l'orchidea può portare un po' di turbolenza. Anche questa può essere in realtà positiva perché è legata alla passione, infatti un attimino possiamo collegarci a quelle che sono le energie principali, quindi come vi dicevo positivo per un forte coinvolgimento, una forte complicità, attrazione, un desiderio che può essere abbastanza forte e quindi può toccare vari aspetti. Per me vuol dire che è una settimana sia positiva per chi è in difficoltà, vuol dire che si riaccende qualcosa, vuol dire che le cose possono avere opportunità di miglioramento, può essere super positiva per chi già vive una relazione buona e costruttiva, come ci dice il nostro Fiordaliso, e allora si procede in questo modo. È vero che
come vi dicevo, le emozioni saranno molto forti nel bene o nel male, che devono essere un po' gestite. Si può assolutamente farlo, quindi in senso positivo, e in senso negativo magari ci può essere qualche tensione molto fugace, molto passeggera. Per i single, attenzione che alcune carte possono parlare di fermento e movimento, un nuovo coinvolgimento o un'attrazione che è già in corso, in via di sviluppo. Vedendo queste carte, la connessione principale è a livello o profondamente interiore, quasi alchemico e fisico, e quindi può essere un punto di partenza, può essere un qualcosa di fugace se si desidera solo un coinvolgimento del genere, quindi questo poi dipende e spetta a voi decidere. Per quanto riguarda la parte più pratica del lavoro e delle finanze, vediamo quali carte troviamo. Artista è sempre una carta positiva perché ci parla di progetti di lunga durata, e magari quando salta fuori vuol dire che probabilmente abbiamo bisogno di concentrarci sull'affidabilità sia nostra sia di possibili collaborazioni, sulla riflessione, sulla fiducia, sulla creatività e appunto sulla realizzazione concreta e materiale delle nostre idee, dei nostri propositi, e poi può portare anche delle notizie, delle informazioni, delle rivelazioni che saranno utili nel nostro percorso. E la matrice è proprio perfetta perché capita sotto il nostro cuore, come vi dicevo, c'è qualcosa che merita, qualcosa, qualcuno che merita cura, attenzione, dedizione, e che sia diciamo una persona, nel senso magari ci si hanno dei progetti in collaborazione, a volte può anche riflettersi nelle relazioni affettive, perché magari si ha un progetto che ha di base energie non solo psicofisiche, però anche di denaro, e quindi c'è questo tipo di coinvolgimento e questo tipo di investimento, non solo affettivo, però anche proprio finanziario. E poi parliamo, è vero, di collaborazioni, di colloqui, di cose che si muovono nel verso giusto, c'è la possibilità di ottenere dei vantaggi, degli affari, aumenti di guadagno, c'è da parte vostra coerenza nelle scelte, ci possono essere da parte di qualcuno offerte, proposte, queste ovviamente sono da valutare, secondo me, soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. Quindi procedete in questo modo, probabilmente ci sono questi sviluppi già di situazioni precedenti e avviate da voi, quindi vuol dire che siete nel percorso giusto, o forse ci sono altri nuovi sviluppi, altre situazioni e conoscenze che vi porteranno dei risultati e dei vantaggi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!